Salve a tutti amici e grazie per aver scelto di guardare questo nuovo video. Se dovesse piacervi lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al canale, qualora non l'aveste già fatto. Come potete ben vedere dalle foto in sovraimpressione, oggi parliamo dell'autoproclamatasi donna più forte del mondo. È così, infatti, che il manuale di Street Fighter 2 introduceva la prima donna combattente nel mondo dei videogiochi. Non che in passato non si fossero viste delle donne in qualche picchiadura di incontri precedenti a questo, ma lei è stata la prima donna combattente selezionabile in un videogioco di questo tipo. Chun-Li era ed è intenzionata a sconfiggere Bison per vendicare la morte di suo padre, ucciso senza pietà da quest'ultimo. Questa che vediamo in sovraimpressione è l'unica immagine che abbiamo del signor Dorai Lee, così si chiamava, ed è possibile vederla dopo aver completato la modalità Arcade Street Fighter 2 all'interno di Street Fighter 5. Dorai un tempo si allenava con Gen, il maestro Gen, ma non ci è dato sapere se all'epoca quest'ultimo fosse già dedito a compiere omicidi su commissione. Io penso che ciò sia avvenuto solo in seguito, perché mi rifiuto di credere che il padre di Chun-Li, un uomo buono, onesto e dedito alla famiglia, potesse allenarsi con un uomo del genere, a meno che Gen non gli abbia tenuto nascosto questo suo lato oscuro. Lo stile praticato da Dorai era il Kenpo, che insegnò anche a sua figlia, la quale in seguito apprese anche altri stili cinesi di Kung Fu, ed infatti fu proprio grazie a queste tecniche apprese in seguito che Chun-Li divenne in grado di lanciare colpi che traevano origine dalla sua energia interiore, il Ki. Stando a quanto detto da Vega, cosa che possiamo leggere in questa immagine, Dorai doveva essere un grande esperto nell'arte del Kenpo, perché il nostro ninja spagnolo, combattendo contro Chun-Li, ne riconosce lo stile ed è a conoscenza della morte dell'uomo, anche se sarebbe più facile cavargli un dente senza anestesia che qualche altra informazione riguardante l'argomento. È molto probabile, anzi a questo punto direi che è ormai certo, che il padre di Chun-Li abbia combattuto anche contro Vega. E dato che l'uccisore di Dorai è stato Bison, possiamo dedurre che il nostro caro narcisista ne sia stato sconfitto. Solo in seguito al loro combattimento, il padre di Chun-Li deve aver combattuto contro Bison, trovando la morte. Non abbiamo prove di ciò, ma conoscendo il modus operandi di Vega, non possiamo che arrivare a questa conclusione. Abbiamo visto Vega, alcune volte, risparmiare il suo avversario, quando questi era avvenente e da lui ritenuto in grado di sbocciare ulteriormente. Lo ha fatto con Chun-Li, ma anche con Cammy. Non lo si è mai visto, però, risparmiare un uomo per la stessa ragione, per cui possiamo dedurre che se avesse vinto il combattimento contro Dorai, lo avrebbe certamente ucciso. Ma adesso torniamo alla nostra Chun-Li. La giovane è di nazionalità cinese ed è nata il 1° È alta 169 cm e il suo peso è sconosciuto. Scommetto che ha preso a calci il primo che gli ha chiesto quanto pesasse e che da quel momento nessuno ha osato farlo più. Le sue misure sono 88, 58, 90 e il suo gruppo sanguigno è di tipo A. Il suo stile di combattimento è un misto di arti marziali cinesi.
non si limita ad un solo stile. Ama le crêpe, la frutta e le caramelle. Quindi, se mai dovesse concedervi un appuntamento, tenete bene a mente queste cose. Odia, e a questo punto era facile dedurlo, Bison e le persone che non vanno al sodo quando parlano. Ha un hobby che in pochi conoscono, che è quello di sparare al poligono di tiro. Evidentemente, quando vuol far meno male al suo avversario, gli spara. Per il malcapitato, sarà sempre meglio che ricevere una sua raffica di calci in faccia. Chan-Li è un'ex investigatrice della squadra narcotici dell'ICPO, meglio conosciuta come Interpol. Ne entrò a far parte quando aveva solo 18 anni, nella speranza di riuscire a raccogliere informazioni che le consentissero di ritrovare il padre scomparso. Evidentemente, all'epoca dei fatti, il padre era dato solo per disperso. Non ci è dato sapere se fosse realmente così o se fosse già morto all'insaputa della figlia. Chi lo sa? Vuoi vedere che se alla Capcom nei manuali più recenti hanno utilizzato il termine scomparso e non deceduto, e perché hanno in mente di far entrare Dorai nel roster di Street Fighter 6? Basterebbe dire che, per sfuggire alla Shadaloo e per non mettere a repentaglio la vita di sua figlia, ha dovuto inscenare la sua morte. Io non mi sorprenderei più di tanto, e voi? Scrivetemi cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Chan-Li cominciò ad investigare sulla Shadaloo, cercando di colpirla nei suoi interessi più cari, ossia il traffico di droga e di armi. Purtroppo però la Shadaloo era così potente, sia militarmente che economicamente, che corruppe i vertici dell'Interpol, che cercarono di ostacolare Chan-Li in tutti i modi. Continuando con le sue investigazioni, Chan-Li apprese che la sparizione di suo padre e la Shadaloo erano collegate, però senza l'aiuto dei suoi superiori era molto più limitata nella ricerca della verità. Questo fino a quando conobbe Guile e Nash, il buon vecchio Charlie, che a causa della loro lealtà si trovavano in una situazione simile alla sua. I tre unirono le loro forze. Lo si vede anche in questa scena in cui aiutano Charlie a liberarsi di Vega ed insieme eroderanno una volta per sempre le colonne che stanno alla base del potere della Shadaloo. Ma sarà vero? Dopo la caduta della Shadaloo, Chan-Li diede le dimissioni dall'Interpol e cominciò ad insegnare le arti marziali ai bambini di un orfanotrofio, con pazienza e generosità, sempre attenta ai loro problemi, come se fosse per loro una sorella maggiore, e loro, sapendo ciò, spesso le confidavano le loro ansie, le loro incertezze e le loro paure, ricevendo sempre una parola saggia ed un sincero incoraggiamento, il quale dissipava le loro incertezze e faceva nascere in loro il desiderio di costruirsi una vita migliore. Chan-Li sembrava aver trovato l'equilibrio, viveva felicemente con i suoi piccoli allievi, quando un brutto giorno Li Fen, una delle sue studenti, venne rapita dalla Shadaloo, che evidentemente non era stata distrutta alla radice come lei pensava. Indossati di nuovo gli abiti da combattimento, Chan-Li riprese a lottare con tutte le sue forze la terribile organizzazione criminale. Chan-Li cominciò a frequentare gli ambienti dei combattimenti da strada, perché ciò le consentiva di far parte di un ambiente nel quale le era più facile reperire le informazioni che cercava. In seguito, però, la cosa cominciò a piacerle, perché le consentiva di migliorare la sua arte e di non perdere l'abitudine alla lotta. Buona parte della sua forza risiede nelle gambe, agili, tornite e muscolose, con le quali è in grado di sferrare calci eleganti e potentissimi.
non sottovalutate però le sue braccia, perché sarebbe un grosso errore. È, infatti, in grado di stendere un uomo comune anche con un solo pugno. Charlie non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e si è guadagnata il titolo di donna più forte del mondo. Leggendo nel manuale di Street Fighter 2, che si era proclamata tale, appariva un tantino presuntuosa all'inizio, ma conoscendola, nel corso degli anni, non possiamo fare a meno di constatare che avesse ragione. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, condividetelo con i vostri amici amanti di Street Fighter ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Io con questa vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.